27 volte la velocità del suono. Un oggetto attraversa l'intera Italia, da Milano a Palermo, in circa 100 secondi. Non è fantascienza, si chiama Avangard, è russo, è operativo e nessun sistema difensivo sulla Terra può fermarlo. Questa è la storia delle armi ipersoniche e di un segreto che qualcuno non voleva che tu scoprissi. Facciamo chiarezza. Un aereo di linea vola a circa 950 km all'ora. Mach 1. La velocità del suono. Mach 5 è 5 volte tanto. Tutto ciò che supera Mach 5 è ipersonico. Ma le armi di cui parliamo oggi non viaggiano a Mach 5. Viaggiano a Mach 15, Mach 20, Mach 27. A quella velocità l'aria davanti a te non si sposta. Si comprime così violentemente che diventa plasma. E il plasma cambia tutto. Immagina di correre così veloce che l'aria davanti a te prende fuoco. A Mach 20 la superficie del veicolo raggiunge 2000 gradi centigradi. L'azoto e l'ossigeno dell'atmosfera si spezzano. Gli atomi perdono i loro elettroni. Si forma una bolla di gas ionizzato, plasma, che avvolge completamente il missile. È lo stesso stato della materia che trovi sulla superficie del Sole. E qui arriva il primo problema enorme. Quel plasma blocca le comunicazioni radio, ma rende il missile molto visibile ai sensori termici e spesso aumenta la traccia radar. Ma l'invisibilità radar è solo metà del problema. I missili balistici tradizionali seguono una traiettoria prevedibile. Come una palla lanciata in aria, sai dove cadrà. Un missile ipersonico, no. Plana nell'atmosfera e manovra. Cambia direzione in modo imprevedibile, a velocità che nessun intercettore riesce a seguire. Un sistema antimissile ha bisogno di almeno 30 secondi per calcolare, puntare e sparare. Ma in 30 secondi un oggetto a Mach 20 ha già percorso 250 km e potrebbe aver cambiato rotta 3 volte. Tutto quello che ti ho appena descritto è ciò che sapevamo, ciò che i governi volevano farci sapere. Ma immagina uno scenario ipotetico. Nel maggio 2025 qualcosa cambia. 2 milioni di documenti classificati russi trapelano online. E dentro quei documenti c'è qualcosa che nessun analista militare si aspetterebbe di trovare. Ma prima di arrivarci, devi capire chi ha costruito queste armi e perché. Russia, dicembre 2019. Vladimir Putin annuncia che Avangard è operativo. Non è propaganda vuota. Il sistema esiste. È montato su missili balistici intercontinentali. 12 unità schierate. Avangard non è un missile. È un veicolo planante ipersonico. Viene lanciato nello spazio da un razzo. Raggiunge Mach 27, 33.000 km all'ora. E poi rientra nell'atmosfera planando. Come un sasso piatto che rimbalza sull'acqua. Solo che il sasso viaggia a 9 km al secondo e può trasportare una testata nucleare. Ma la Russia non è sola. La Cina ha il suo programma. Si chiama DFZF. Operativo dal 2019. I cinesi non parlano. Non fanno annunci. Testano in silenzio. Tra il 2014 e il 2019 hanno condotto almeno 9 test di volo riusciti. Quello che sappiamo è che il DFZF può essere montato su diversi vettori balistici. Quello che non sappiamo è quasi tutto il resto. E nella strategia militare, ciò che non sai del tuo avversario è sempre più pericoloso di ciò che sai. Gli Stati Uniti, per anni, sono rimasti indietro. Avevano investito miliardi nei sistemi di difesa antimissile. Scudi, intercettori, radar. E improvvisamente hanno scoperto che tutto quello poteva diventare obsoleto. La risposta si chiama Dark Eagle, nome in codice LRHW, Long Range Hypersonic Weapon. Nel giugno 2024 il primo test di volo è riuscito. L'obiettivo è lo schieramento entro il 2025.
Ma c'è un problema che gli americani non possono nascondere. Sono arrivati almeno 5 anni dopo russi e cinesi. E in una corsa agli armamenti, 5 anni sono un'eternità. Fermati un momento. Capisci cosa significa? Per 70 anni la difesa nucleare si basava su un principio. Se mi attacchi, ti vedo arrivare e ti distruggo prima che il tuo missile atterri. Distruzione mutua assicurata. Un equilibrio del terrore. Le armi ipersoniche spezzano quell'equilibrio. Non puoi vederle arrivare. Non puoi calcolare dove andranno. Non puoi intercettarle. Per la prima volta nella storia, l'attacco è diventato inarrestabile. E questo cambia le regole del gioco per tutti. Ma c'è qualcosa che non torna. Qualcosa nascosto in quei 2 milioni di documenti ipotetici. Ora entriamo nella fisica. A Mach 20 l'aria non si comporta più come aria. Le molecole di azoto e ossigeno si dissociano, si spezzano. Gli atomi perdono elettroni e diventano ioni. Il veicolo è avvolto da una nube di plasma a oltre 2000 gradi centigradi. Per darti un'idea, il forno della tua cucina arriva a 250 gradi. Moltiplica per 8. Quella è la temperatura sulla punta del missile. Il problema ingegneristico è mostruoso. Come costruisci qualcosa che vola dentro il fuoco senza sciogliersi? La risposta è nei materiali. Carburo di afnio e tantalio. Compositi carbonio-carbonio. Ceramiche ultra refrattarie che fondono sopra i 3000 gradi. Materiali che non trovi in nessun negozio, in nessuna fabbrica normale. Servono forni speciali, atmosfere controllate, processi che richiedono mesi per un singolo componente. Ogni centimetro quadrato della superficie del veicolo deve resistere a temperature diverse, pressioni diverse, flussi di plasma diversi. È come costruire un'automobile dove ogni bullone è un pezzo unico progettato su misura e costa come un pezzo unico. Ma il problema più grande non è il calore, è la guida. Ricordi il plasma che rende il missile invisibile ai radar? Quel plasma blocca anche le comunicazioni. Il veicolo non può ricevere segnali GPS, non può ricevere ordini dal comando, non può nemmeno vedere dove sta andando con i sensori tradizionali. È come guidare un'automobile a 300 all'ora con il parabrezza completamente coperto di fango, bendato, senza navigatore. E devi colpire un bersaglio grande quanto un palazzo a migliaia di chilometri di distanza. Come si risolve? Con la navigazione inerziale. Giroscopi e accelerometri misurano ogni minimo movimento. Il computer di bordo calcola la posizione senza bisogno di segnali esterni. Ma i giroscopi accumulano errore. Dopo migliaia di chilometri, l'errore può essere di centinaia di metri. Allora si aggiunge l'intelligenza artificiale. Sistemi di guida astroinerziale che correggono la rotta osservando le stelle quando possibile. È come se il missile aprisse gli occhi per un millesimo di secondo, guardasse il paesaggio e dicesse: so dove sono, correzione, avanti. E adesso arriviamo a ciò che nessuno si aspettava. In questo scenario ipotetico, nel maggio 2025 avviene un leak massiccio. 2 milioni di documenti classificati russi finiscono online. Progetti, test, rapporti interni. E cosa rivelerebbero? Che Avangard non è perfetto. I documenti mostrerebbero problemi ricorrenti con lo scudo termico, degradazione dei materiali molto più rapida del previsto, errori di navigazione superiori a quelli dichiarati, test falliti che non sono mai stati resi pubblici. Il missile che doveva essere invincibile avrebbe delle crepe, letteralmente. Ma ecco il punto che nessun analista vuole ammettere ad alta voce. Anche con quei difetti, nessun sistema difensivo al mondo è in grado di fermarlo. Un'arma imperfetta che nessuno può intercettare è comunque l'arma più pericolosa mai costruita.
Capisci cosa significa tutto questo? Per 70 anni il mondo è sopravvissuto grazie a un equilibrio folle ma funzionante. Se mi attacchi, ti distruggo. Se ti attacco, mi distruggi. Nessuno attacca. Le armi ipersoniche rompono questa logica. Perché se puoi colpire il centro di comando del tuo nemico in 6 minuti, senza che lui ti veda arrivare, puoi eliminare la sua capacità di risposta prima ancora che sappia di essere sotto attacco. Si chiama First Strike decapitante. Ed è l'incubo di ogni stratega nucleare dal 1960. Oggi, per la prima volta, è tecnicamente possibile. E allora tutti cercano una difesa. I laser ad alta energia. L'idea è semplice. La luce viaggia a 300.000 km al secondo. Niente è più veloce. Se riesci a puntare un laser abbastanza potente su un veicolo ipersonico per qualche secondo, puoi surriscaldarne la superficie oltre il limite dei materiali. Ma il plasma che avvolge il missile disperde il fascio laser. È come cercare di tagliare un pezzo di metallo con una torcia attraverso una cascata d'acqua. L'energia si perde. Un'altra idea sono i satelliti di tracciamento in orbita bassa. Centinaia di sensori a infrarosso che guardano dall'alto. Perché il plasma è invisibile ai radar, ma emette un calore enorme. Visto dallo spazio, un veicolo ipersonico brilla come una stella. C'è un paradosso che nessuno racconta. Più queste armi diventano veloci, più il mondo diventa instabile. Ti spiego perché. Con i missili balistici tradizionali, un presidente ha circa 30 minuti per decidere se rispondere a un attacco nucleare. 30 minuti per verificare, pensare, consultarsi. Con un'arma ipersonica, quel tempo si riduce a 6 minuti. Forse meno. 6 minuti per decidere il destino di milioni di persone. E quando il tempo si accorcia, la tentazione di automatizzare la risposta cresce. Lasciare la decisione a un algoritmo, un computer che decide se lanciare testate nucleari. Ci pensi? Il futuro della deterrenza potrebbe dipendere da un software. Russia, Cina, Stati Uniti. 3 nazioni, 3 programmi ipersonici e nessun trattato internazionale che li regoli. I trattati esistenti, quelli che hanno tenuto il mondo in piedi per decenni, parlano di missili balistici, di testate nucleari, non di veicoli plananti ipersonici. È un vuoto giuridico grande come un continente. E in quel vuoto la corsa accelera. L'India sta sviluppando il suo programma. La Corea del Nord ha testato un prototipo. Persino la Francia e l'Australia investono. Entro il 2030, almeno 10 nazioni potrebbero avere capacità ipersoniche. E più giocatori siedono al tavolo, più è facile che qualcuno faccia un errore. E allora qual è la vera difesa? La verità è dura. L'unica difesa reale contro un'arma che non può intercettare è fare in modo che nessuno la lanci mai. Diplomazia, trattati, trasparenza. Le stesse cose noiose, lente, frustranti che hanno impedito una guerra nucleare per 70 anni. Quegli ipotetici documenti trapelati dalla Russia ci direbbero qualcosa di fondamentale. Anche la tecnologia più avanzata ha dei limiti. Avangard ha delle crepe. Dark Eagle è in ritardo. Il DFZF è un mistero. Nessuna di queste armi è davvero perfetta. E forse è proprio questa imperfezione la nostra migliore speranza. Perché un'arma imperfetta è un'arma di cui puoi dubitare. E il dubbio è il fondamento della deterrenza. In questo momento, mentre ascolti la mia voce, almeno 12 veicoli plananti ipersonici sono schierati e pronti al lancio. Oggetti che viaggiano a 9 km al secondo, avvolti nel plasma, invisibili, inarrestabili, costruiti dalla stessa specie che ha inventato la musica, la poesia e la medicina, la stessa intelligenza che ha capito le stelle
ora costruisce ciò che potrebbe spegnerle tutte. Io sono Renderium e questa era la velocità che nessuna difesa può fermare.